In passato, quando affrontavamo i progetti digitali, normalmente tutto il lavoro di branding, di identità del marchio era stato già fatto, nonostante la pandemia ha cambiato un po' il paradigma. Anche se, a dir vero, questo paradigma viene cambiando da almeno 10 anni. Man mano che passano gli anni, il primo touchpoint o punto di contatto con l'utente tende sempre a essere più digitale. Per cui pensare a portare avanti una strategia omnichannel di branding dove il digitale sia visto come una cosa semplicemente secondaria o anche terziaria può portare a dei grossi errori di narrativa. In questa puntata parleremo precisamente su quello, su come il digital branding ha un impatto importante sulla user experience dei nostri prodotti e asset digitali, perché in fondo il lavoro di design è sempre centrato sulle persone. E a proposito di persone, vorrei ringraziarti perché grazie a te e altri tanti siamo arrivati già a più di 500 iscritti in questo canale. Questo è un traguardo importante perché ci permette di consolidare il contenuto di questo canale che, sebbene è molto specifico, penso contribuisce un po' alla diffusione di conoscenza del design, sia in spagnolo come in italiano. E se non mi conosci, ciao, sono Felipe Iglesias, designer e consulente, e questo è Talking Design. Iscriviti a questo canale, premi il campanello e metti like perché così il motore di ricerca di YouTube fa sì che questi video siano più rilevanti nelle ricerche. È molto probabile che quando tu arrivi a fare qualche progetto, soprattutto i progetti di redesign dal punto di vista digitale, il branding, l'identità corporativa del marchio sia stata già sviluppata, soprattutto questo nel caso dei grossi marchi. A volte questi sistemi di identità corporativa e di narrativa sono così ben consolidati e ben costruiti che creare un addendum digitale, la verità è che non risulta del tutto difficile. Nonostante, soprattutto nel caso delle aziende che sono arrivate un po' in ritardo alla digitalizzazione, possiamo percepire una profonda incongruenza fra quello che viene raccontato nel mondo reale, cioè vuol dire sugli store, sulla comunicazione stampa, sulla pubblicità, eccetera, eccetera. E quando arriviamo ai siti web, alle piattaforme o alle loro app, diciamo, qua c'è qualcosa che non ha molto senso. E questo è perché la strategia di branding omnichannel non contempla una visione digitale. Adesso, qual è l'importanza di considerare una visione digitale? Perché non dobbiamo più parlare di branding se non parliamo del digitale? Bene, come dicevo all'inizio, oggi più che mai il primo punto di contatto del marchio con gli utenti è il digital. Per cui se gli utenti vedono che la comunicazione online, se gli elementi che percepiscono attraverso delle diverse app o soluzioni che possa mettere il marchio in atto non hanno una coerenza con quello che si possono trovare dopo sullo spazio fisico, il risultato è mancanza di fiducia sul marchio. Se vuoi approfondire di più temi di branding, ti lascio qua 2 link ai video precedenti che ho fatto, uno sul branding e un altro sul branding personale, in modo che se hai dimenticato in qualche modo di cosa parla il branding, lo puoi trovare lì. Il grandissimo problema è che molte volte anche i marchi belli prestigiosi mettono delle persone incaricate del brand management o della cura della comunicazione coordinata a livelli globali a persone che vengono dal mondo del marketing o dall'ingegneria gestionale, ma non necessariamente del design della comunicazione. E questo è un problema perché oggi più che mai la conoscenza tecnica su diversi aspetti dell'applicazione del marchio, colori, tipografie e sistemi di comunicazione sono sempre più importanti perché hanno un impatto diretto sulla user experience. E voi direte perché ha un impatto sulla user experience? Beh, se io non riesco a comunicare in modo coordinato, in modo fluido, tutto l'universo costruito intorno al marchio nel mondo fisico, non potrò portare questi valori, neanche gli elementi costruiti del sistema, dentro il mondo digitale con successo. Ancora peggio, quando le aziende o le istituzioni non hanno ben chiaro qual è la loro identità o la loro promessa dal punto di vista di comunicazione, missione e tutto quello che abbia a che fare con la narrativa del marchio. Da un punto di vista tecnico, i primi problemi appariscono con le palette colori. Quando un marchio basa completamente la sua comunicazione su 1 o 2 colori che sono molto simili, quando trasposiamo quello sul mondo digitale ci troviamo con delle problematiche. C'è la mancanza di un accento, per cui l'utente non saprà distinguere fra quello che è un elemento non cliccabile da quello che sì. Per cui possiamo trovarci spesso e volentieri questi siti che sono completamente piatti, praticamente monotoni, in cui tu non sai distinguere cosa è un link
e cosa è un testo piatto. Questo fa perdere un sacco di conversione perché impedisce che gli utenti possano approfondire un relativo flusso sia di acquisto che informativo. Questo applica anche alla scelta tipografica. Se le famiglie tipografiche scelte per la comunicazione massiva non combaciano o non si somigliano a quelle utilizzate nel mondo digitale, si genera un po' di incongruenza e questa congruenza viene percepita subito dagli utenti. Perché a differenza del passato, quando gli utenti erano più esposti nel mondo fisico o attraverso la TV al marchio, oggi hanno il marchio tutto il giorno nel telefono. Per cui quell'attenzione, quella percezione delle differenze dei dettagli è molto più alta, quella consapevolezza riguardo alla narrativa visiva del marchio è sempre più importante. E quindi per un utente è molto diverso poter vivere un'esperienza immersiva su un marchio e tutte le sue properties digitali o fisiche che semplicemente trovarsi con un mondo digitale che non si parla per niente col mondo fisico. Questo genera delle perdite dal punto di vista strategico, anche di convertibilità, ma anche dal punto di vista della qualità. Il marchio viene percepito come una cosa meno seria, la fiducia viene persa e questo è un problema grosso. Infatti, se andiamo a vedere quei marchi che veramente investono tanto sulla loro comunicazione, tutti i suoi asset digitali siano veramente coerenti, vedremo che anche nei showcase di Amazon o i diversi marketplace esistenti nel mercato che c'è una certa cura, ci sono dei art director digitali che stanno mettendo un occhio perché la narrativa sia fluida. Ciò vuol dire che io mi trovo questi elementi sia il marketplace che sia indipendentemente del formato standard di questo marketplace. E dopo il tema dei colori e le font non solo hanno una funzione estetica narrativa o che permettano di dare una continuità all'universo comunicazionale del marchio, sino che la trasmissione dei valori, ma anche in termini ancora più tecnici l'accessibilità. Tutti i tool che permettono agli utenti con certi problemi di disabilità ad accedere al contenuto di un sito web daranno sempre rilevanza diversa alla gerarchia dell'informazione. Per cui se abbiamo tutti i titoli uguali, tutti i testi uguali con lo stesso colore, il sistema entra in tilt. Non sa come distinguere bene cosa è un click, cosa è un testo, cosa è un H1, un H2, un H3, eccetera, eccetera. L'importanza non è per niente estetica, è assolutamente the experience. Se noi parliamo che il branding in termini generali è il modo in cui trasmettiamo i valori all'utente e lo facciamo immergere dentro del mondo del marchio, perché stiamo lasciando di lato il mondo digitale? O perché lo stiamo lasciando all'ultimo momento, quando sappiamo che è il primo punto di accesso per l'utente? In conclusione, oggi non è più possibile considerare una strategia di branding competitiva efficace se il digital non è al centro, perché derivare le decisioni strategiche prese dal mondo digital al mondo fisico è molto più facile che all'inversa. Io non posso imitare le caratteristiche architettoniche o di contesto di uno store o di un temporary store per strada. In digital ho delle proprie limitazioni. Posso creare delle esperienze virtuali che siano interessanti, ingaggianti, ma ci sono certi limiti ovvi propri del formato. Quindi per una strategia di branding digitale che sia capace di generare una user experience più efficace, dovremo sempre provare a coordinare le cose a priori e dopo creare le derivative. In questo modo non solo ci risparmieremo un sacco di soldi, perché potete immaginare quanto è costoso riimmaginare o applicare un nuovo redesign, soprattutto dell'identità visiva di un marchio, che se avessimo speso un pochino più di tempo nel processo decisionale in cui tutti questi elementi, questo design system veramente generale di comunicazione viene definito e dopo derivato. E questo è tutto per oggi. Ti ringrazio per il tuo tempo, lascia il tuo commento. Io so che voi mi inviate, e vi ringrazio, i messaggi attraverso Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, però se lasciate qui i vostri commenti posso dare una risposta che magari serve a tutti, e anche perché i vostri commenti mi servono a capire che contenuti possono essere più interessanti in una prossima puntata. Ci vediamo alla prossima.